Buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio una breve introduzione in italiano e poi a seguire in inglese perché, innanzitutto benvenuti alla tavola aperta di oggi. Il nostro ospite è Giorgio Griffa, che ringraziamo di essere venuto apposta da Torino stamattina per essere qui con noi oggi. E do il benvenuto a tutti gli ospiti. Hello everybody. Welcome to this open table. Our guest today is Giorgio Griffa, who came from Turin this morning to be with us today. I want to welcome everybody, all the guests at this table. I'll remind you that this is a lunch, okay? So please eat, drink, don't feel shy to not to eat, exactly. We don't want the food all on the table when we finish. Vi prego, non so quanti italiani ci sono? Continua pure in inglese. Va bene. Okay, I'll continue in English. Okay. It's better. So, thank you for being here. And I know Giorgio Griffa is not exhibiting for the first time at the Venice Biennale. He was here previously a few decades ago, in 1978 and in 1980. So this is a return to the Biennale after many years. And I wanted to start, you're counting how many? 37. 37, okay. So I wanted to start this conversation asking you, how did it feel to be invited back again to the Biennale after so much time and be here now in 2017? Allora ero giovane, adesso sono vecchio. I was young at that time, now I'm old. Did Christine Massel's invitation surprise you? Maybe. No, non sono sicuro di essere stato sorpreso. Un po' lo speravo. Ma non me lo aspettavo. Okay, I'm not sure that I was really surprised by it. I did, in a certain sense, expect it, but I was also surprised by it. When she invited you, did you already, did she ask you to do a work expressly for the Biennale, or Yes. did you? She did and I did. She asked you and you She did asked it. me. Okay, so Christine Massel asked him to do a work specifically for the Biennale, and he did it. E ho fatto questo lavoro che è un dittico che da un lato è un omaggio a Agnes Martin, perché c'è un testo bellissimo suo, e nell'altro senso è un lavoro che appartiene al ciclo della sezione aurea, cioè il ciclo che guarda al numero di Euclide, questo numero infinito. Okay, yes, she asked me to do this work for expressly for the Biennale, and I decided to bring a diptych. And it's an homage to Agnes Martin. And what I brought here was one, the diptych belongs to the cycle of my paintings that follow the Golden Rule. And all this theory about the Euclidean number, etc. A me interessa molto
il numero aureo perché, a mio parere, fa con i numeri ciò che fa Orfeo nel mito di Orfeo quando entra nell'ignoto per trovare Euridice. Okay, I'm interested in this golden rule, in this golden number, because the golden number does with the numbers what Orpheus does in the myth with Eurydice. Eurydice in English? Yeah. Okay. Oh! I think we need the... We have a wet microphone here. Abbiamo un microfono bagnato. Sì. Well, let's have a toast Cin cin. to begin the Welcome to meal. everybody. Okay. Salute. Il numero aureo, che è quello del rettangolo aureo, ha una particolarità, è un numero che non finirà mai, andrà avanti fino alla fine del tempo. E siccome Euclide è vissuto 300 anni avanti Cristo, è un numero che ormai prosegue da 2300 anni. Okay. He is interested the fact about this number, this golden number, is the fact that it never ends. It's infinite. And Euclides invented it 300 years before Christ, so it's a number that has already 2,300 years of time. È un numero che avanzerà sempre nel tempo, eppure non avanza nello spazio, perché è fatto di decimali, quindi 1 e 6 non diventerà mai 1,7, 1,618 non diventerà mai 1,619. Okay, it's a number that advances in time, but not in space. So it's 1.61 something will never become 1,600 and something. No. Quindi forma. Dove va? Diventa sempre, non diventa più piccolo, ma non diventa più grande. Va avanti nel tempo. La nostra ragione non riesce a seguirlo. È come Orfeo che entra nell'ignoto. Okay. It's a number that doesn't become bigger and it doesn't become smaller. It just advances in time, and it's like Orpheus who enters the unknown. E il non conosciuto, the unknown, è il luogo delle arti, da sempre. And the unknown is the place of the arts, and it was like that since ever. Joyce dice che la poesia esplora il mondo nascosto. Joyce says that poetry explores the hidden world. Ed è quello che fanno la musica, la poesia, la pittura, da tutta la storia dell'umanità. And that's what poetry, music, painting, arts do since the beginning of humanity. Ogni volta questo avviene secondo le conoscenze del proprio tempo. And each time this happens following the knowledge of a single time. Piero della Francesca era il mondo tolemaico. Piero della Francesca belonged to the Ptolemaic world.
Tintoretto è il mondo di Copernico. Tintoretto to Copernicus world. Matisse e Picasso sono il mondo di Einstein. Matisse and Picasso from Einstein's world. Il nostro mondo è quello della fisica quantistica. And our world is that of the quantistic physics. Ora, una delle scoperte più interessanti della nostra cultura è che tutta la materia è viva, tutta la materia è intelligente. One of the biggest discoveries, one of the most interesting discoveries of our time is that all matter is alive. Noi abbiamo imparato a scuola che c'è il mondo animato e il mondo inanimato, gli uomini, gli alberi, gli animali e dall'altra parte le pietre. What we learned in school when we were small is that the world is made of animated and unanimated things. People, animals, vegetation is animated, the stones and the rocks are not. E ora sappiamo che tutta la materia è intelligente, fino alla particella più piccola, come il bosone di Higgs. And what we know now is that all matter is intelligent, far to the smallest particle, which is the Higgs boson. E in tutta la materia c'è vita. Secondo la meccanica quantistica, la diffusione della luce avviene perché una particella di luce, un fotone, viene assorbito da una particella di materia, un elettrone, e l'elettrone spara un altro fotone. Okay, following the quantistic la meccanica così quantum mechanics, thank you. Okay, even light is animated, has a life. It's a photon that bumps into an electron, which then spreads another photon. Quindi, dal mio punto di vista, anche la materia partorisce, viva, è viva. Okay, so for me also matter is something that gives birth to something else and is alive. Allora, nella vecchia storia del rapporto con l'ignoto, in the old story with of the relations with the unknown, l'atteggiamento dell'artista tradizionale era di prendere la materia bruta e dare vita alla materia bruta. Okay, the traditional kind of artist would take the brute matter and he would give back brute matter. Raw matter. Noi oggi sappiamo che tutta la materia è viva ed è intelligente. Quindi a quell'atteggiamento originario dell'artista creatore si sta affiancando, non lo sostituisce ma lo affianca, un atteggiamento dell'artista che si mette al servizio
della intelligenza della materia. Okay. Today, next to the traditional kind of artist, we can find an artist that is at the service of this intelligence of the matter. And I forgot the last part, la parte finale. L'artista creatore, no? God, l'artist God, that gives life to material that have not life. Today, that we know that all material has life, we are no more something that gives life, because the life is there. We put our hand in at service of the light. Is la mano di Pollock si mette al servizio del colore che cola. Pollock's hand is at the service of the color that leaks. Quindi è sempre il vecchio percorso della poesia, solo che viene fatto come hanno fatto gli antichi egizi, come hanno fatto i romani, come hanno fatto nel Rinascimento, che viene fatto con la cultura del nostro tempo. Okay, so it's always the same sort of pathway, only it is done with today's culture and with the culture of our time, but it is not more different than the pathway of the Romans or of the Egyptians or anybody from the past. La cosa non vi stupisca, io credo di essere un pittore tradizionale. Okay, don't be surprised by this or stunned by this. I think that I'm a traditional kind of painter. Significa aver passato l'epoca delle avanguardie, significa il tempo delle avanguardie è il tempo in cui bisognava uccidere l'uomo antico per costruire l'uomo nuovo. I think I'm traditional in the sense that I do not belong to the avant-gardes, and the avant-gardes are something that belong to the past, because the avant-gardes normally kill the old to create the new. E invece noi ci rendiamo conto, dopo il grande ciclo delle avanguardie, che l'uomo nuovo ha bisogno delle radici profonde nell'uomo vecchio. Okay, so after the avant-gardes from the past, we realize that the new man needs to have its roots in the past. Ed è significativo che in tutte le forme di arte del giorno d'oggi è molto frequente il richiamo, il ricordo, l'attenzione a tutte le culture antiche, anche le più lontane. Okay, so in all forms, it's quite peculiar that in all forms of art today, there is this recalling of older culture, previous culture of the past, in a sort of research for the roots. Ok, Okay, somebody else, the artist wants to eat, so. Yes, of course, it is open. Thank you very much for coming here, and thank you for entertaining us. You mentioned Agnes Martin, and there are, for me as a layman, quite some similarities, at least in your earlier work with Agnes Martin. Did you ever meet her and try to do things together with her? la domanda. Allora, sorry. Allora, ha notato. Dillo tu. Sostanzialmente ti chiede, hai fatto riferimento anche a Sparci, ti chiede se cercavi di fare
Non l'ho mai conosciuta. I never know her. He never met her. Because she lived in the country in the States and I lived in a town in Italy. E io non ero un viaggiatore. And he's not a big traveler. Right. But what made you sort of connect with Agnes Martin? What do you think is sort of particular for her work that also comes across in your Well, own work? I think maybe there is something of a formal similar, but I think that what is important is not the formal, l'aspetto formale. Lei ha una poesia fortissima. Il grande fascino di Agnes Martin è che quando dipinge, quando scrive, quando vive, quando parla è sempre un poeta. Okay, what intrigues him is the poetry in Agnes Martin and the fact that whatever she does, whether it's writing or painting, or it is so full of poetry. Perché la poesia è importante, vero? La poesia, Yeah. senza aggettivi. All kind of poetry. Lei è un artista che viene classificata come artista minimalista, ma la sua poesia è massimalista, è aperta, è grande. Agnes is an artist that's classified as a minimalist, but her poetry is maximalist. So large. He would not, dance, and he would not absolutely classify it as minimalist. Questions? Io ho una domanda. I numeri non c'erano però sempre nei suoi quadri. Da quando è che ha cominciato a interessarsi dei numeri e soprattutto a usarli nei suoi quadri? Okay, then I asked him, the numbers were not always there in his art. His older paintings did not have numbers, so I wanted to know when the numbers, when he started being interested in the numbers and then when they entered his paintings. Allora, io non sono molto interessato agli aspetti formali del lavoro. Quindi quando ho incominciato a mettere i numeri era perché c'erano delle ragioni che lo imponevano. I was never interested in the formal aspects of my paintings. So when I started putting numbers onto the canvas, there were other things that... Così all'inizio degli anni 90 at the beginning of the fatto- 90s, ho fatto un ciclo di lavori che si intitolava Tre linee e un arabesco, perché in tutti questi lavori c'erano 3 linee e un arabesco. at the beginning of the 90s, I started a cycle which was called 3 Lines and an Arabesque, because in all the paintings there were 3 lines and an arabesque. Parentesi, preciso, l'arabesco mi interessa perché mette insieme il tempo lineare e il tempo circolare. L'arabesco torna indietro ma va avanti, torna indietro, c'è il tempo lineare della scienza e il tempo circolare del pensiero greco. Okay, what interested me in the arabesque is the fact that it puts together linear time and circular time. So you have both the linear time and the circular one Del from the- pensiero from greco. from the Greek philosophy and thought.
Allora, questi lavori avevano tutti 3 linee e un arabesco, ogni volta diversi. Io ho incominciato a numerarli perché volevo che ciascuno degli elementi di questa società avesse la sua identità. Questa società era la società 3 linee e arabesco. Okay, so I did a lot of these paintings, and they all had 3 lines and an arabesque. And I started giving different names to the different paintings, numbering them or naming them, numbering them. One was the first, two the second, three In the order third, to give each and so on. painting its own identity in this whole community. Poi 10 years after, no meno, verso la metà degli anni 90, ho fatto un altro ciclo di lavori in cui il numero segnava l'ordine in cui i vari colori, i vari segni venivano messi sulla tela. Quindi 1 era il primo, 2 il secondo. Siccome io occupo la tela un passo dopo l'altro, allora segnavo i numeri di questo ciclo, segnano i passi attraverso cui l'opera si è costituita. Okay. From the mid-90s, the paintings were always numbered, but there was a different logic behind the way I numbered them. So each line I drew had a precise number, and so the way I drew the lines and the arabesque would produce the number of the painting. So, no. Allora spiega. Do you have a microphone? Working, yes. Was another cycle. There was the numerazioni, Okay. and each in this cycle, in each canvas of this cycle, there were some numbers that, as it begins with one sign, and after it continues with a second sign and the third sign, in some way the numbers were the history of this canvas. The first was before, the second was after, and the third. And so the community of each canvas, of the sign present in each canvas was in the time and in the space was numbered 1, 2, 3. Io collego questo con la mia concezione che il quadro non è una rappresentazione totale dello spazio, ma è un frammento concreto di spazio. Okay, so the painting is not a representation of the whole of the space, but only of a fragment of space. Lo spazio del nostro tempo non è più uno spazio che aveva il sole nel mezzo, il sole in periferia, tutti i cosi che c'è. È uno spazio in dilatazione, imprendibile, non rappresentabile con i mezzi statici della pittura. Okay, our space is not the space of the sun here or the sun there. It's a space that is impossible to represent. It is not static. It's an expansion, and for that reason it is impossible to represent it through painting. Allora, sì, because painting is static and space is dynamic. So, qui c'è la memoria antichissima. Allora il modo di descrivere lo spazio diventa quello di occuparlo, step by step. So the only way you can describe space is by occupying it step per step. E quindi la mia pittura
non è una composizione predeterminata che dà una rappresentazione globale dello spazio. So my paintings are not a predetermined composition that gives a representation of space as a E whole. allora è giusto mettere 1, 2, 3, 1 è il primo passo, 2 il secondo, 3 il terzo. Okay, so that's why it's right to number this by putting 1 1, is the first 2, step, 3 2 the for each second. step that's done in space. What is your relation with the color? Fondamentale, importantissimo, importante, molto importante. È molto importante perché io non ho una teoria del colore, come Goethe o come... Non so da dove il colore viene. Probabilmente ho raccolto l'esperienza di un bambino italiano che è passato la gioventù vedendo l'affresco, la pittura di affresco. E forse questa esperienza in qualche modo mi è entrata dentro. Traduco un secondo. Okay, I don't have, color is extremely important for me. It's nearly everything. But I do not have a theory of color like Goethe, and I don't know where it comes from. What I know is that, for example, since I was small, I saw a lot of frescoes, and color comes, a lot of the color comes from that. No, prima ha detto di sé, ha ricordato di quando era bambino, quindi quali sono stati, mi interessa sapere che bambino è stato Giorgio Griffa, quali sono i suoi riferimenti, come è arrivato anche a questo interesse in fondo per la scienza, coniugata poi con un gesto artistico straordinario. Okay, you mentioned before that you were yourself as a child, so what I wanted to ask you is what kind of child were you, and where did this whole interest also in science come from? Allora, quando ero bambino, i miei genitori hanno cercato di farmi play the piano. My parents tried to Ma- make me play the piano when Ma I io ho small. preso una cartolina e postcard e l'ho copiata. E allora loro mi hanno mandato a scuola di pittura da un pittore tradizionale. But I took a postcard instead, and I copied it. So they decided to send me to painting lessons with a very traditional painter. E io ho fatto pittura tradizionale, non ho mai fatto la scelta fra il figurativo e l'astratto. And I did traditional painting. I never basically took a choice. I never chose between figurative painting and abstract painting. A un certo punto soltanto le figure sono diventate superflue, erano qualcosa che si sovrapponeva al lavoro e quindi le ho dovute abbandonare. It's just that at a certain point the figures were something irrelevant, and I just had to eliminate it from my paintings. Io credo che la polemica fra la pittura astratta e la pittura figurativa in Italia ha fatto molto male anche a molti pittori. And I think that all the polemics between abstract and figurative paintings in Italy did a lot of harm to a lot of painters. E questo perché ha spostato l'attenzione sull'aspetto formale, che c'era la figura o c'era o non c'era, dimenticando che l'arte vive perché c'ha una sostanza dentro e non è solo la forma.
And that is because it sort of moved the attention to the formal aspect of painting instead of looking at the substance behind the painting. Vi faccio un esempio. Noi tutti sappiamo che nel 1900 i sistemi gerarchici hanno incominciato a modificarsi, a muoversi, in politica ma anche nelle arti. The hierarchic system of the classical music is a perfect hierarchy. L'orchestra classical, symphonic orchestra, is a classical, perfect. In the poetry, Dante Alighieri fa un sistema gerarchico perfetto, dal fondo fin su all'alto. Piero della Francesca fa con la prospettiva un sistema gerarchico perfetto, il primo piano, lo sfondo, i vari passaggi. Allora, il concerto, la sessione jazz spezza il sistema gerarchico, diventa una gerarchia mobile. I cantos di Pound spezzano il sistema gerarchico nella poesia. Do you understand? Okay. So okay. I stop. During Excuse me. During the 20th century, there was a change in the hierarchic system, both in politics but also in the arts. Dante's work, for example, has a very precise hierarchic system. Piero della Francesca's perspective has a hierarchy of all the fields. But today, all this is broken. Like, for example, jazz does not have the same hierarchy of a classical symphony. Who did I miss? Ezra Pound also with her cantos does not follow the same hierarchy. It's like a broken hierarchy. Yes, I think that's it. In pittura, Mondrian esclude ogni gerarchia perché fa delle linee. Okay. Sì. Matisse esclude la gerarchia perché dipinge la modella con lo stesso valore della tappezzeria del fondo. Figurativo astratto, la sostanza è una. Okay. So also in painting, Mondrian eliminates any kind of hierarchy in his paintings. The lines are all on the same field. Like Matisse, when he draws all the women in his paintings, they fit with the tapestry. They have the same value, yes. Ok, ho perso il filo, non ricordo più perché Mondrian, dicevo Matisse, questo. Sì, Yeah. sì, ma ero partito da... Ok, beh, c'è una domanda da giù, per cui Jorge. I would like to go back a little bit to the figure. I think there are a few artists at the table, and the struggle of finding the figure superfluous happens a lot. But then when the figure is not there, there's also a yearning for something else because the work can become too isolated. So I wondered if you struggled with that, if you went back to the figure, the human figure, or if you just, once you decided that it was superfluous, it was a final decision and you never went back.
Me lo traduci? Sì, allora volevo tornare indietro alla questione pittura figurativa e astratta e voleva sapere se una volta che ha abbandonato la pittura figurativa ci sono stati dei ripensamenti, se c'è stato Ecco, anche poi un c'è passo quello che volevo indietro dire. oppure è stata una decisione finale. Io quando ho incominciato a semplificare al massimo i sistemi della pittura, ho continuato a disegnare con molta attenzione When I started simplifying my paintings, I continued drawing with a lot of attention per nutrire la mano. to nurture my hand. E non ho mai smesso di disegnare anche la figura, perché se fossi un giapponese farei la calligrafia e sono con la tradizione nostra, il disegno è qui. Okay, so I never stopped drawing, doing figurative drawings. I still do it. Also because maybe if you're Japanese, you might do calligraphy, but for me it is fundamental. Ritorno a prima, cosa volevo dire? Okay, I'm going back to what I wanted to say before. Nel 1948 in Italia il segretario del Partito Comunista, proprio in occasione della mostra del Fronte Nuovo delle Arti qui a Venezia, pubblica un articolo violentissimo contro l'arte astratta, che viene definita arte decadente borghese. Okay, in 1948, the secretary of the Communist Party publishes an article against abstract art, where he accuses abstract art of being bourgeois and decadent. Decadent bourgeois. Nello stesso anno 1948 Jackson Pollock fa la prima colatura, il primo dripping. And that is the same year in which Jackson Pollock does his first dripping. Lascio a voi di decidere qual è il paradiso e qual è l'inferno. I'll leave it on to you to decide which is paradise and which is hell. E beh, poi Pollock, sì, Pollock a mio parere è ancora pieno di istinto romantico. Cioè in Pollock c'è il nuovo e il vecchio insieme. Ricordiamo... Che vuol dire con anziano e... adesso lo spiego. Okay, in Pollock... In italiano va bene, non capisco. Sì, ma proviamo. You recording me? Okay, all right. No, it's just because on the other side of the table we Un don't hear. gelato? Sì, il gelato. Un gelato. Where were we? Jackson Pollock and his dripping, and he was saying that There's no contact with in the there- dripping technique. There is no contact. I mean, from what I've seen, Yeah. with the canvas. yeah. The hand does not touch it. But George, Allora, è molto importante questo passaggio. Ci sono tanti aspetti. there are a lot of Un aspetto, il passaggio fisico dall'intelligenza della mano all'intelligenza della materia che si incontrano fisicamente. There is the first passage, which is that from the intelligence of the hand to the intelligence of the head of matter, and the encounter of these two.
Secondo, c'è a mio parere che come c'è il clima dell'espressionismo astratto, che è un clima di grande, di forte emotività romantica. Second thing, there is this climate of abstract expressionism, which is a very romantic climate. E poi c'è un terzo punto che probabilmente Pollock non aveva nelle mani, ma non ne era consapevole, una specie di conoscenza segreta. Era la sua... Pollock era un personaggio, andava in moto a velocità folle, si ubriacava, beveva. E qui c'è una... era violento. E qui c'è una determinazione, una lucidità razionale che non era sua, ma che è nel suo lavoro. Okay, Pollock had in his hands, but he was not conscious of it, a sort of secret knowledge, because he as a person was a bit crazy. He would fight violently. He would drive his cars and motorcycles really fast. He was a bit crazy from this point of view, but then you do not find anything of that in his paintings, which are very calm. No, they're not calm. No. There is a very rational aspect in his paintings. Sorry, forgot the end. Yeah. Una razionalità automatica, giustamente. Automated. Esatto. Yeah. 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 Yes, please. Yeah, we are speaking about Jackson Pollock, and you mentioned the secretary of the Communist Party in Italy in the 60s. Jackson Pollock, he was also a very leftist, and not far from the communists in the States. Yeah. And I think it's an interesting issue, interesting case in the history of American modernism. So, as a painter, he was absolutely a pure painter in a Greenberry's sense. But he said that art is art and everything else is something else. And in his drawings, which he published in daily papers, he dealt very many political issues. He explained the social questions, and so one part of Pollock's work is a work of a propagandist, agitator, and the other part is this absolutely pure painting. And I think in that way he's a very exciting case in the history of modern art. Non ho capito bene tutto. Sì. Questioni sociali. Sì. This is beautiful, è molto bello questo. È un po' come lo specchio di Dioniso che si spezza in tanti pezzi, sono tutti diversi e tutti riflettono il volto del Dio. Spiegalo. Okay, it's a bit, it's very beautiful, this, and it's a bit like the mirror of Dionysus, which
which is all broken, but all of the pieces reflect the same image. Yeah, the image of the god. I would like to ask if you, Giorgio Griffa, if you have same kind of different political interests and interests of a political activist, and the other interest as a pure painter, or are your main interests in the field of the painting as itself? Io sono stato avvocato nello studio di mio padre fino all'età di 65 anni. Okay, I was a lawyer in my father's firm until the age of 65. Così ho avuto una doppia vita. So I had The a double morning life. lawyer, afternoon painter. Right. Microphone, please. No. E beh, è continuato. C'è questa cosa. Noi siamo abituati a considerare, soprattutto noi in Italia, le scienze, le arti come due cose separate. There's this thing that in Italy we are used to considering science and arts as two separate things. Questo ha origine all'inizio del 1800, del secolo XIX, con la filosofia e la scienza positivista. And this has its origin at the beginning of the 19th century with the positivist philosophy. La scienza positivista escludeva l'esistenza dell'ignoto. Because it excluded the existence of the unknown. Così le scienze, le arti si sono buttate fuori con il romanticismo e si è spezzato completamente il rapporto. And so they were like thrown out with romanticism, and the relation between the two was broken. Mentre lo scienziato pensava di governare il mondo, l'artista si buttava nella follia della natura. So while the scientist was thinking that he could govern the world, the artist would just throw himself into the folly of nature. Con la scienza del nostro tempo, soprattutto con la meccanica quantica, la scienza ha ritrovato una quantità immensa di ignoto. With today's kind of science, the quantum mechanics, quantum mechanics, sorry. Science refound an enormous amount of unknown. E allora le arti che continuano a esplorare l'ignoto che c'è nel mondo, ma soprattutto l'ignoto che c'è dentro noi stessi, So the arts that continue exploring the unknown that's in the world, but especially the one that's inside ourselves, si ritrovano nuovamente a ravvicinarsi alle scienze. they find themselves again very close back to science. Ai tempi di Piero della Francesca e di Leonardo, il pittore era matematico, astrologo, filosofo. C'erano gli umanisti che gli raccontavano la filosofia del passato. At the times of Leonardo and Piero della Francesca, artists were also philosophers, astrologists, writers,
bit of everything. c'era un rapporto stretto fra i vari aspetti della conoscenza, rispettando ciascuna le sue conoscenze, i suoi sistemi. There was a very Ma c'era uno scambio e adesso, a mio parere, forse incomincia nuovamente un percorso simile. There was a very Forse. close relationship between the different disciplines, even though each one of them had its own, was well defined, but there was a relationship between these. And today we are sort of getting back to this slowly. I would like to make another comment about politics and Jackson Pollock in particular, because abstract expressionism, and there's clear evidence that abstract expressionism was co-adopted by the CIA during the Cold War to oppose it to the social realism of the Soviet Union, to say, oh, look at the freedom American painters have, they can do whatever they want. Just a comment regarding that, but on the other hand, when I look at your work is not an expression of Giorgio Griffa, it's the material, it's a search for something more fundamental, and it couldn't be used in that way, I think. Spiegamelo bene perché forse non ho capito. Sì, ci siamo distratti in due. Maybe that, poi ecco dimmi. Lei dice il tuo lavoro è un lavoro molto sui fondamenti, per cui si chiede se dentro non c'è forse politica, non c'è un lavoro più basilare, più fondamentale. Rispetto alla polemica che gli americani, contrapponendo Pollock, l'astrattismo di Pollock al figurativo russo, alimentavano il contrasto tra i due blocchi russo e statunitense, questo cioè la sua Sì. Allora, io credo che I think that quando una pittura ha una sua ragione interna forte, è viva. Quando una pittura è determinata da uno scopo politico, educativo, eccetera, è una pittura che nasce morta. L'arte degenerata di Hitler è come l'arte di Stalin. Ma anche nell'arte figurativa c'è della grande pittura, basta pensare a Matisse. Okay. Ok? When art has a very strong internal reason, it's alive. But when it's determined by a goal, then it is sort of dead art. Hitler's art was the same as Stalin's art, but I missed the last one. L'ultima cos'era? But the big art, even in the figurative art, you have big art like Matisse, for example. Cosa volevo dire? This Biennale is not about politics anyway, so that's okay. I wanted to make a final comment. If you have ever thought that the figura o figura in italiano è un numero anche. Figura è il corpo, ma figura è anche numero. Ogni segno è una figura. Il numero, ma anche una pennellata così, è una figura. Tutta la pittura è anche politica. All the painting is politic, but in a general expression is not direct politically. Ma quello che è curioso,
che quando noi affermiamo una cosa, poi la pittura è sempre più grande. Allora, spiega nell'Ottocento si è stabilito la regola arte per l'arte, art pour l'art in Francia, proprio per dire che l'arte non doveva essere determinata da scopi di educazione, di politica, di cose. Mi spiego? Sì, Aveva solo che la ho sua dimenticato. vita autonoma, art pour art. Se fosse. Sì. No, mi ero persa il pezzo prima, me lo sono dimenticato. L'ho Cosa avevo dimenticato detto? anch'io. That every time that we determine, Thank sorry, every time that we determine an art piece, the artwork is actually much bigger. And in the Yeah, yeah. 19th century, they used to say art for art. Yeah, l'art pour l'art. Without Vince. any goal. Ma appena io dico questo, mi rendo conto But as soon as I say this, I realize che i pittori del Rinascimento italiano that the painters from the Renaissance, Italian Renaissance, mettevano la mano al servizio della Chiesa che voleva istruire gli analfabeti, would put their hand to the work of the church that wanted to, che voleva? eppure educate That educate wanted to educate gli analfabeti. the analphabets. Eppure con questo scopo loro hanno fatto un'arte grandissima. But even with this objective, they created amazing art. Questo perché probabilmente la riflessione interna sulle ragioni della pittura This was probably because the reflecting on the internal reasons of painting era più importante delle necessità della committenza. was more important than the necessities of who committed the work, Però è curioso. commissioned the work. Thank you. Bene, bene. Okay. So, is there any other question? I was just thinking about that the golden section is also called the Divina Proporzione. Sì. So this reminding to God and the Ma la divina proporzione non è un termine originario, pare che sia stata inventata nel Medioevo o nel Rinascimento. the first book about the Divina Proporzione was illustrated by Leonardo Ecco, and Leonardo, edited ecco. by Luca Pacioli. Pacioli, ecco, Luca Pacioli che aveva fatto la cosa. in the 15th century. So. Yeah. Okay. So, May I ask one question? Yes. This is a more popular question. I mean, not that specific. Unfortunately, I have not seen your work in Arsenale, but I've seen the show in Giardini. And I would like to ask, what's your opinion of the main exhibition of this biennial? Have you seen the show of Giardini, and how do you think about, how do you like about the approach of the curator, and what would you say about the show? le chiede se, diciamo una domanda più generale, se ha visto la Biennale di quest'anno, perché lui non ha visto ancora le sue opere all'Arsenale, ha visto solo qua i Giardini, e voleva sapere che opinione ha lei della mostra, delle scelte curatoriali. È una mostra che risponde al suo titolo, molto viva. It's an exhibition that replies very well to its title because it's very alive. Io sono un pittore tradizionale, ma penso che uno dei passi molto importanti del nostro tempo sia il fatto che le arti sono uscite da queste tradizioni, quindi che ci siano happening, oggetti e così via di seguito. Ok. Sì. L'ho visto a Lorca, a Roma, Sì. 2 volte, niente di tradizionale, per me.
otticamente, senza telaio, la tela cruda, print, passaggio di lamani. No, non vedo niente tradizionale per me, no? Però. No, è una cosa di ascoltare una persona. Sì, è un suo rispetto. È fresco. Grazie. Sì, lo capisco. Volevo dire, quando siamo resi conto che questo mondo non è rappresentabile, non è più rappresentabile globalmente, When we notice that this world is no longer possible to be represented globally, le arti hanno incominciato ad entrare nei vari aspetti della vita reale del mondo. the art started entering the different aspects of real life in the world. John Cage ha fatto un concerto con i rumori del pubblico in sala. So John Cage had this concert with basically with the sounds from the public at the concert. Allora, se noi accettiamo questo nuovo paradigma, questo nuovo sistema, dico, entrare qui è una sorpresa continua. So if we accept this paradigm, entering here is a continuous surprise. Senza aspettare. È Ecco. molto importante questo. Senza aspettare niente. Senza aspettative, Aperto. without Sì. expectations, without the great expectations. Okay, so if there aren't any other questions, I'm going to close this table. It's already 15 past 2. I Io want prendo una to banana. thank all our Grazie. guests for being here and participating. And especially I want to thank, vogliamo ringraziare in particolare Giorgio Griffa And, per essere stato qua con noi per questa bellissima conversazione. And I thank you everybody. Okay. Yeah. And I remind you that we have another table tomorrow with Edith Dekind, at the Arsenale at 1 o'clock. Okay. So, Okay. have a nice day, everybody. So much.